appuntamento con Facciamo finta che, oggi poi sveleremo anche il tema di oggi, introdurremo il nostro ospite, ma colgo anche l'occasione per ricordarvi che siamo anche su tutti i social, quindi su Facebook, su YouTube, su Spotify, cercate la playlist e la pagina Facciamo finta che, è già online anche la nostra prima puntata con Mauro Biglino. E io ringrazio, introducendo questa seconda puntata, un amico, un grande scrittore, uno storico, Marco Enrico De Graia, benvenuto. Grazie a tutti, buonasera. Mi fa un sacco piacere rivederti perché sono anni che ci conosciamo, Sì. abbiamo avuto modo di parlare di più argomenti e oggi è un'occasione per portare i nostri discorsi in televisione, in modo che anche qualcuno che ci sta seguendo da casa possa un po' così incuriosirsi, farsi qualche domanda e andare poi a cercare tutti i dettagli anche per esempio sui tuoi canali o nei tuoi libri, dove è tutto spiegato proprio per filo e per segno in maniera anche molto accademica, e lo vediamo subito. Quindi Marcus Henry De Graia per esempio su YouTube, e poi ci sono, ne abbiamo parlato anche nel fuori onda, 18 libri, 18 libri, sì. Caspita, e quindi ci sono un sacco di tematiche. Facciamo finta che, perché oggi possiamo dire un po' quello che vogliamo, perché tanto facciamo finta, quindi nessuno si deve sentire offeso o preso in causa. No. Ma dunque anche per me è un piacere rivederti dopo adesso qualche mese che insomma non ci vedevamo più. Per me è una prima volta qui in televisione. Io non, come qualcuno di voi magari sa, frequento parecchio YouTube, frequento altri canali, non soltanto il mio, però in televisione non c'ero mai stato. E quindi mi fa piacere questa prima assoluta e niente, affrontiamo questo. Partiamo? Allora, ci sarebbero tanti argomenti di cui potremmo parlare, ne abbiamo scelto uno, ma magari è il primo di una serie che faremo. Mi ha colpito un sacco, l'ultima volta avevamo parlato delle divinità blu, gli dei blu, alieni blu, tutto ciò che compare con la pelle blu, ne parliamo insieme a te. E da dove partiamo? Dobbiamo partire dall'inizio, e quindi per partire dall'inizio dobbiamo tornare indietro nella storia, arriviamo alla preistoria, arriviamo addirittura nell'epoca della leggenda, ossia quell'epoca che viene indicata da qualcuno come l'epoca in cui gli dei camminavano con gli uomini. E quindi siamo all'epoca, se vogliamo, della costruzione delle piramidi, siamo all'epoca insomma dell'antichità proprio più remota. Noi siamo abituati a sapere, conoscere, no? Qui sulla Terra persone che hanno una coloratura della pelle di vari tipi, no? C'è chi è più bianco, c'è chi magari è un po' più giallo, qualcuno marroncino, qualcun altro addirittura è nero perché abita in zone dove il sole è molto violento. Eppure in moltissime parti della Terra vi è questa tradizione. Vi è questa tradizione oramai consolidata e riportata in testi antichi, riportata in miti e quant'altro, che vi erano questi esseri identificati come divinità, che alcuni di questi avevano la pelle blu. Com'è possibile questo? Non lo sappiamo, non abbiamo idea, però dal Mesoamerica, diciamo dalle zone delle Ande, arrivare al Messico, arrivare in Egitto, alla Valle dell'Indo, in Cina e in Giappone, ovunque vi è questa tradizione. Quindi un qualche cosa di reale ci deve essere dietro. Adesso mi dispiace autocitarmi, però se voi andate sul mio canale YouTube troverete un video o due in cui io parlo, no, di questo argomento, e quindi è possibile che abbiamo trovato una motivazione scientifica. È quella che il corpo umano, se assume in una quantità maggiore di quella che può espellere, assumere dell'argento, la pelle assume questa colorazione azzurra, ma non azzurro che pare azzurro, no, diventa proprio blu. Abbiamo ancora dei casi oggi che assumono dei medicinali con
in cui vi è l'argento, ed ecco che ancora oggi vi sono persone che hanno questo colorito blu. Prendo subito Quindi, la palla al balzo, perché intanto sì. ringraziamo anche Manuel Cerisoli, che è il nostro regista, che ha curato anche il fondale, che adesso poi magari vediamo anche di metterlo in movimento, il nostro fondale. Abbiamo anche Sì. delle foto, perché nel nostro far finta Sì. andremo a prendere delle foto e vedremo proprio le varie gradazioni di blu, quindi Sì. citando un po', strizzando l'occhio al mondo femminile, dal verde Tiffany all'azzurro al blu scuro. Sì, E quindi esatto. partiamo e lo andremo a vedere anche in fumetti, in cartoni animati, in film in cui voi avete sicuramente visto e che dopo ne andremo a parlare. Tutti dicono Avatar, ma la vedremo dopo il discorso Sì. di Avatar. Andiamo a vedere un pochettino che foto il nostro Manuel in regia ha preparato. Qua abbiamo il dio Amon. Sì, lo accennavamo prima, in Egitto vi è questa forte presenza di alcune divinità che non sempre, ma talvolta vengono rappresentate in blu, e al punto tale, era talmente profonda questa convinzione, che certe divinità che quindi governavano, perché il dio Amon era il dio principale e poi quello che noi troviamo ancora oggi nelle nostre preghiere come Amen, cioè quando noi finiamo una preghiera che diciamo Amen, in realtà non facciamo null'altro che ricordare il dio Amon, perché Amon o Amen erano le due possibilità di indicazione del termine. Ancora oggi, o perlomeno fino a un secolo o due fa, si diceva che la nobiltà aveva il sangue blu. Questo perché vi era radicata la convinzione che queste antiche divinità fossero blu perché avessero il sangue blu, e quindi invece di avere la colorazione rosea come possiamo avere noi, ecco che avevano questo colorito blu. Questa era la convinzione. Ma perché si pensava che la nobiltà qui in Europa avesse il sangue blu? Intanto perché in qualche maniera discendevano da queste antiche famiglie che avevano governato l'Europa o parte dell'Europa anticamente, che si riteneva che fossero incrociati con i discendenti, ma poi affronteremo il discorso di Vedremo che di queste magari divinità. scopriremo che sono un po' tutti Sì. imparentati, quindi anche Sì, questi, sì, questi sì, matrimoni, questi tra virgolette accoppiamenti solo fra consanguini stretti, quindi anche in Egitto fratello e sorella, servivano proprio a conservare un qualcosa che noi oggi possiamo dire è scritto nel DNA. Sì, sì, esatto. Noi abbiamo sia in Egitto che in Cina che in altre zone questa tradizione, questa abitudine di matrimoni fra consanguini, meglio ancora se fra fratello e sorella, proprio per non disperdere la traccia del DNA che era contenuta nei loro geni. Questo perché? Perché noi sappiamo che ereditariamente riceviamo dal padre e dal nonno paterno, dal bisnonno paterno, eccetera, una certa qual linea che viene a comporre metà di noi, e da nostra madre, dalla nonna materna, dalla bisnonna materna, eccetera, riceviamo un'altra linea che, venendosi a fondere, costituiscono quello che è il nostro organismo, noi stessi. Se noi abbiamo invece un fratello e una sorella che si sposano fra di loro, il figlio sarà naturalmente l'insieme di due DNA che erano già molto simili fra di loro. 2, 3, 4 generazioni in questa maniera, il DNA rimane poi uguale, perché è sempre figlio di se stesso. Con tutti gli effetti anche negativi che la Con cosa tutti gli effetti negativi, comporta. noi sappiamo che ad esempio i Borboni di Spagna o anche quelli di Francia avevano avuto dei problemi di emofilia, perché sposandosi fra di loro a un certo momento il sangue ha difficoltà a coagularsi e quindi una piccolissima ferita poteva addirittura portare alla morte. Parliamo anche, anzi voglio subito rispondere a una domanda che secondo me vi è parsa alla mente, che si tende a semplificare, quindi ma questi blu sono buoni o cattivi? Dipende. Dipende. Vengono rappresentati in entrambi. Perché noi abbiamo questa grande divisione che si è venuta a creare qualche migliaio di anni fa, che percorre il confine che vi è fra la valle dell'Indo e gli altipiani dell'Iran. Quelli che sono gli dei in India
e quindi anche in Cina, in Giappone, in Tibet, eccetera, hanno come demoni, quindi diciamo gli avversari, i nemici, gli dei che sono al di qua, quindi quelli persiani, quelli egizi, quelli europei. Se noi ci spostiamo di qualche centinaia di chilometri e arriviamo nell'odierna Teheran o al Cairo, in Egitto, e quindi lo vediamo con una prospettiva diversa, ecco che gli dei che sono in queste terre occidentali sono gli dei, mentre invece i demoni sono quelli dall'altra parte, e quindi vi è questa idiosincrasia che è già narrata dagli antichi Sumeri, in cui i figli del dio maggiore, due fratelli fra di loro, avevano litigato, si erano separati ed erano entrati in contrasto fra di loro. Enki ed Enlil, ma ne parleremo fra poco. Sì. Noi continuiamo ad aprire parentesi, poi anche voi per chiuderle potete andare a ritroso a approfondire, ma non si può dire tutto, video. Mi sa che dovrete approfondire voi. Rimaniamo in superficie, quindi buttiamo lì tante perle e poi le approfondite voi. Mi è capitato di parlare con filosofi i quali mi dicono: ma la rappresentatività, nel senso il rappresentare una divinità, un personaggio come Blue, potrebbe essere un segno di rispetto, di riconoscimento. In realtà questa tesi viene anche un po'... Ma lo accennavamo prima, il problema del blu nella nostra nobiltà europea era dettato anche da un fatto, che i nobili rimanevano chiusi nei loro castelli e quindi si abbronzavano molto poco, mentre invece i contadini, che erano la stragrande maggioranza della popolazione, andando ahimè, a zappare nei campi, si abbronzavano di più, pur avendo la stessa base di pelle naturalmente. Ora che cosa succedeva? Che il nobile, avendo una pelle molto chiara e proprio quella ad esempio al di sotto del braccio, faceva vedere quelle che sono le vene e le arterie con un colorito blu, cosa che nel contadino non si poteva vedere perché era abbronzato, ragione per cui si era diffusa questa favola che la nobiltà avesse il sangue blu, ancorché non sia assolutamente vero. Noi faremo finta che, o perlomeno io farò finta che, se rappresentavano qualcuno in blu è perché lo vedevano blu. Era blu. Quindi era blu. Andiamo a vedere questa foto in cui, questa immagine in realtà un disegno. Una famiglia? È una famiglia, lui sì. è Shiva, ecco, sì. qui si vede bene che non sono tutti blu, solo no, Shiva. Soltanto Shiva è blu. Poi invece la moglie e i figli lei è una terrestre colorito. Addirittura? Posso dirlo? No, penso di no, perché ha l'aureola ed è simbolo di una discesa dall'alto, che poi noi questo non lo sappiamo, arrivavano da Atlantide, arrivavano da Mu, arrivavano da Lemuria, arrivavano da un altro pianeta addirittura al di fuori della galassia, non lo sappiamo, non c'eravamo e non lo potevamo sapere. Però se possiamo rivedere un attimo questa immagine, volevo farvi notare un paio di particolari. Lui è al colorito blu perché forse ha assunto quello che dicevamo prima, una quantità eccessiva di argento probabilmente nelle bevande, perché doveva purificare l'acqua, perché eccetera eccetera. Però questo carattere non è ereditario, perché i figli, come potete vedere, hanno invece il colorito chiaro. Sul piccolo Ganesha poi ne parleremo adesso. Sì. Avremo modo di parlare di lui come di Hanuman, che era metà scimmia. Ma ecco, conosco molto bene, fra l'altro la maglietta di oggi giuro che è casuale, ma vogliamo parlare anche del fatto che Shiva viene rappresentato con la gola molto blu, perché una leggenda narra che lui avesse assorbito risucchiando un veleno e quindi lo trattenesse all'interno. E forse questo veleno era l'argento? Potrebbe essere, visto che gli ha portato sicuramente dei problemi, perché l'assumere un grosso quantitativo di argento colloidale o quello che vi pare, porta ad avere il colorito blu. Se si aumenta ancora la quantità, purtroppo porta alla morte, perché comunque è un metallo e il nostro organismo non è in grado di smaltirlo.
Avremo modo fra l'altro di approfondire anche la figura di Shiva, anche perché poi avremo Giorgio Cerquetti che parlerà in modo ancora più approfondito lui sì. dell'India. E fra l'altro cominciamo a dire che Shiva spesso viene rappresentato come il distruttore, in realtà è colui che ha portato lo yoga, quindi nel senso andrebbe approfondita come figura, non è solo guerra, non è solo distruzione, non è solo trasformazione. Ecco. Sì, vi sono delle leggende, ma ne dovremo approfondire un'altra volta perché non possiamo, anche se è un po' fuori argomento, questi paragoni fra dei occidentali e dei orientali. Ad esempio, appunto, Shiva, il distruttore, ha delle grossissime assonanze con quello che è il Thor, cioè questa divinità nordica, ma ha le medesime assonanze con altre divinità del Medio Oriente o di altre parti dell'Europa. E fra l'altro, sempre un po' sul genere Shiva, passiamo invece a Krishna, che lo andiamo a vedere, e fra l'altro in una versione di bambino, con una figura che fra l'altro proprio grazie a te ho scoperto che quello che in realtà stringe in mano in questo caso Krishna, in realtà potrebbe essere un'arma o comunque un elemento che compare anche in più parti del mondo, come per esempio il Centro America, potrebbe anche ricordare. È difficile, allora questa è una rappresentazione popolare che arriva dall'India, sicuramente Giorgio Cerquetti te la saprà illustrare molto meglio. Già il fatto che sia identificato come blu un bambino, abbiamo visto poc'anzi che viene difficile poterlo credere, perché quello della colorazione blu della pelle è un carattere non ereditario, ragione per cui il bambino nasce in ogni caso bianco o rosa o quello che deve essere. Diventa blu il momento che assume troppo argento, quindi è una rappresentazione popolare, perché poi da grande normalmente viene rappresentato con questo colorito azzurro e quindi... Vediamo qualche foto di qualche bambino attuale in India, come ovviamente si dipinge forzatamente, ma vuole richiamare qualcosa, perché sì, poi certo. spesso c'è questo desiderio di emulazione, di rappresentazione. Quindi... Ma questo sì, è verissimo, però questo succede anche qui da noi, cioè non è una novità, nel senso che oggi magari molto meno, però secolo scorso, 2 secoli fa, si vestiva la bambina da Madonna e poi la veniva portata in processione, o in altri casi vi è la rappresentazione, sì, presepe vivente, oppure la rappresentazione della crocifissione. Quindi ecco che il fedele cerca di immedesimarsi proprio per, come dire, per accentuare la vicinanza con la divinità. Diamo un'accelerata, vediamo se nel cinema riconoscete qualcosa. Allora, adesso poi ne andiamo a parlare. Allora, innanzitutto, vabbè, questo riguarda un po' i Guardiani della Galassia, in cui compaiono figure dalla pelle blu, eccolo qua. Sì. Andiamo anche veloce, eccolo qui ha a che fare anche con gli Avengers, quindi anche qui compaiono i blu. Thanos un po' più violaceo, se vogliamo, che blu, però, quindi l'elemento blu ricorre. Andiamo a vedere, fra l'altro, il dottor Manhattan è particolare, perché poi facciamo vedere anche la prossima, la andiamo a vedere. Ecco, non l'abbiamo ancora vista il dottor Manhattan, aspetta che il nostro Manuel adesso la va a recuperare. No, non ce la fa vedere, perché era una figura blu dove viene spesso rappresentato insieme ai blu il terzo occhio. Sì, ma questo l'abbiamo visto in India, anche Shiva perché? Perché il terzo occhio è simbolo di illuminazione, quindi di grande conoscenza, quindi è di una persona che riesce a vedere oltre, una persona che riesce ad avere delle conoscenze che non tutti hanno. Allora lo vediamo, e poi abbiamo proprio il terzo occhio, fra l'altro l'occhio di Ra, questa è una curiosità che vogliamo così portare. In realtà molti se lo sono tatuato, l'occhio di Horus, l'occhio di Ra. In realtà è una sezione della ghiandola pineale, molto probabilmente, ti risulta? Ma dicono quello, io non posso esprimermi. Chissà se il nostro Manuel va a vedere occhio di Ra, sezione ghiandola pineale, perché sì, sembra la sezione, è veramente quello, ed è famosa questa ghiandola pineale che è situata proprio all'altezza del terzo occhio, perché secerne DMT, e quindi è un po'... Ma ti posso raccontare una cosa su quest'occhio? Allora, ma fermami dopo 3 minuti perché se no andiamo fuori argomento.
L'occhio egizio, quindi di Ra, quindi l'occhio singolo, è l'occhio che serve per andare a vedere oltre. Eccolo qui. No? Sì, esatto, bravo. Potrebbe Esatto. essere una suggestione, ma per me è uguale. Sì, sì, assomiglia, decisamente. Bene, noi lo ritroviamo ancora oggi, questa rappresentazione, dove nel famoso triangolo con l'occhio, che è utilizzata come simbologia massonica. Ora, quest'occhio che cosa rappresenta nella simbologia massonica? È l'occhio che riesce a penetrare attraverso il muro e vedere oltre, e quindi vedere ciò che vi è di sconosciuto, quindi andare a vedere quello che non tutti possono Sta nel triangolo perché il triangolo ha 3 vertici, quindi 1, 2, terzo occhio. Terzo occhio, sì, perché sono i due e il terzo è posato nel cervello, è posato sul frontale. Bene, mi piacciono queste divagazioni e il fatto Sì, che non sì. abbiamo scalette proprio perché in una chiacchierata fra amici voi siete coinvolti, potete poi anche commentare o dirci la vostra, abbiamo anche una redazione, quindi nel senso la famiglia si sta ingrandendo per rispondere a tutti alle vostre domande. Ci sono poi gli anime che abbiamo già trattato con Mauro Biglino e andiamo a vedere fra l'altro per gli amanti di Dragon Ball, che io ho Sì. citato essere uno degli anime che poi è diventato un cartone animato. Eccolo qua compaiono i blu e fra l'altro questi blu è un po' forzata, ma il personaggio in questione che si chiama Whis, quello che stiamo vedendo, e poi colui che allenava Lord Virus, che era rappresentato come proprio una divinità egizia, quindi poi lo andiamo anche a vedere. Ed è un po' forzato, lo ammettiamo, però se vogliamo vedere un collegamento tra i vari livelli di Super Saiyan, se non capite chiedo scusa, poi torniamo subito sulla storia, il Super Saiyan blu è il God, quindi Super Saiyan God diventa blu. Diventa blu. Quindi, Quando uno raggiunge un certo essere... livello, sì, proprio come identificazione per la... Ecco, questo è Lord Virus e quindi c'è un chiaramente riferimento a questi blu che vegliano un po' sull'antico Egitto, ecco qua. Che sarebbero un po' gli angeli, voglio dire, no? Sarebbero un po' Sì. i Watchers, sarebbero i guardiani che ritroviamo sulla Bibbia, anche in mille altre tradizioni, perché per chi non avesse mai avuto occasione di sentire narrare queste cose, in tutte le antiche civiltà, in tutte le antiche tradizioni abbiamo queste, fra virgolette, divinità che in qualche maniera creano la civiltà sulla terra e danno il via alla nostra civiltà, insomma alla vita terrestre, però non ci lasciano soli, lasciano dei guardiani che ci osservano, che ci controllano, ma lo troviamo ancora oggi come tradizione anche nel cristianesimo, cioè l'angelo custode, che è null'altro di quello che osserva, che ti controlla, che nel momento di bisogno ti aiuta, no? Ed è un po' quello che veniva narrato già 6.000 anni fa. Ecco. Rispetto a quello che ci stai raccontando, il dottor Manhattan che abbiamo visto prima è proprio tratto da Watchmen, quindi i controllori. Ecco I qua. controllori. Sì. Quindi, interessante, quindi fra l'altro un film che vi consiglio se non l'avete visto perché ha una fotografia decisamente particolare insieme alla colonna sonora e la storia vincente. Torniamo a noi, proseguiamo il nostro giro intorno al mondo. Allora, spoileriamo un attimo le immagini. Prima della puntata mi avevi fatto vedere qualche immagine e ce n'era una bellissima, ancorché tirata fuori da un cartone animato, è quella di Aladino e quindi con la lampada. Sì. Vorrei spendere 4 Vediamolo. parole, eccolo qua. Allora, I Jin, da cui genio. esatto, noi lo chiamiamo il genio della lampada, mentre invece nel mondo islamico questo è il Jinn. Ora, chi erano i Jinn, perché non era solamente uno, erano questi esseri che non sono umani, non sono divinità, ma vivevano qui sulla terra, e alcuni di questi avevano la pelle blu, alcuni di questi aiutavano gli uomini, come nel nostro caso quello del cartone animato, altri invece erano cattivi, altri erano crudeli, altri invece vivevano appartati, eccetera, eccetera. Quindi il mondo islamico ha questa grandissima tradizione dei jinn, che noi abbiamo tradotto in genio, poi chissà perché l'abbiamo nascosto chiuso dentro una lampada, però questa è la leggenda. Ci
Ci sono delle teorie interessanti, ma non ve ne parlo perché sono un po' estreme sullo sfregare la lampada, il vero significato a livello tantrico. Ma in realtà torniamo a noi perché proseguiamo il viaggio in giro intorno al mondo e arriviamo in Oriente, quindi Sì. dopo l'India abbiamo Giappone e Cina e qui i blu Sì. compaiono. Ah, qui assolutamente sì. Beh, intanto allunghiamo leggermente il viaggio perché dall'India passiamo attraverso il Tibet dove la questione è presente, perché un po' tutte le tradizioni che troviamo in India le trovavamo anche in Tibet, qualche traccia è rimasta, poi tutto è stato trasformato in buddismo. Però ecco che abbiamo la grande tradizione cinese che ritroviamo anche in Giappone, è quella della leggenda, del mito, dove si narra che qualche migliaio di anni fa un enorme dragone volante scende sulla terra nella zona più o meno di Pechino, quindi nel nord della Cina, fiammeggiante, fumava, insomma, terrorizzando tutti gli abitanti della zona. Si apre la bocca e ne scendono i figli del cielo, ne escono i figli del cielo, da cui i primi imperatori cinesi, che però erano direttamente discendenti dal cielo, poi come raccontato nella Bibbia, come raccontato nelle varie tradizioni, eccetera, anche questi si accorgono che le donne terrestri non erano male, se ne sposano e nascono questi, come dire, mezzosangue che sono quindi in parte figli degli dei e in parte figli terrestri, figli di donne terrestri. Ed ecco che le dinastie imperiali cinesi venivano identificate come l'imperatore celeste, figlio del cielo, figlio degli dei, e questo vale per anche l'imperatore giapponese che è figlio degli dei. Prendiamo la riflessione, nel senso che quello che viene raccontato come un dragone dipende anche un po' dalle conoscenze che si hanno. Magari oggi sarebbe palesemente un'astronave. Quindi se Sì, fa il di fumo, quella se si sigariforme. muove, se apre la bocca, in realtà è Sì, una sì. porta, potrebbe tranquillo, in base alle capacità tecnologiche, le conoscenze che Rappresentative. ognuno ha, descrive Esatto. con quello che poi mi viene in mente il culto del cargo, quindi un po'... Ma addirittura il dragone cinese è praticamente identico a quello che vi era in Centro America, Quetzalcoatl, che Quello anche piumato. questo è un serpente piumato perché? Perché vola, no? È stretto e lungo, che come descrizione corrisponderebbe a quelli che sono gli UFO sigariformi o astronavi madri, insomma, che troviamo ancora nelle osservazioni che ancora oggi vengono fatte. Tra l'altro una curiosità, prima parliamo spesso, ne abbiamo parlato anche con Biglino, di queste forme di vita aliene, ma nel senso che sono al di fuori della Terra, che prendono Sì. in moglie delle terrestri, avveniva anche il contrario. Funzionava meno, ma avveniva anche Sì, il terrestre era più raro, e era più la raro. donna Beh, di un altro sistema. Sì, questo lo ritroviamo ad esempio fra le divinità greche. Era possibile che qualche divinità femminile trovasse un adone fra i terrestri e quindi si accoppiasse, si sposasse con un terrestre. Anche in questo caso nascevano dei figli mezzosangue, se vogliamo dare un termine, che venivano identificati come eroi perché erano in questo stadio intermedio che vi è fra il terrestre e la divinità. Tipo Hercules. Esatto, per fare un esempio. Vogliamo tornare su Dragon Ball, Gohan, ecco, quindi ne abbiamo di diverse forme. Torniamo, c'è un'immagine che mi ha colpito perché spesso si parla anche di cosiddetti demoni, che poi rispecchia anche un po' la storia, la scrive chi vince, e quindi Certo. il cosiddetto demone in realtà È chi ha perso. è chi ha perso o è l'altra fazione semplicemente. Ma c'è un demone che andiamo anche a vedere, fra l'altro poi chiedo anche un po' un aiuto dalla regia, non ricordo il nome, ma colpisce questo demone, la fanciulla manga, che viene descritta anche molto sexy, quindi vediamo un po', chiedo anche, dici poi il nome che non ce lo ricordiamo. Paiman.
Paimon, lo andiamo a vedere, non si riesce a vedere, lo vediamo dopo, ma anche lì, eccola qua, totalmente blu, Sì. molto sexy, anche qui col terzo occhio, però è un demone. Sì. No, ma allora, dobbiamo approfondire un attimo la questione dei demoni. Noi lo troviamo specificato molto bene anche soltanto nella nostra Bibbia, che molti di noi abbiamo in casa. Proprio in Genesi, nel primo libro che compone la Bibbia, viene narrato che vi furono una parte di angeli che si ribellarono e furono costretti a vivere sulla terra, quindi non più in cielo. E da quel giorno vennero identificati come demoni. Ma non è che i demoni prima erano degli angeli bellissimi e il giorno dopo, perché sono stati condannati, sono diventati brutti e puzzolenti. Se erano belli prima, sono rimasti belli dopo. E sono questi quelli che noi chiamiamo demoni, che in realtà molto probabilmente sono quelli che si sono accoppiati con le terrestri, dando origine alle prime civiltà e alle prime dinastie in Egitto, piuttosto che in Mesopotamia, piuttosto che in Cina o in Giappone. Qual è il discorso? È che oggi vengono rappresentati brutti perché il brutto deve essere accoppiato al cattivo. Perché? Perché vi è la volontà di allontanarsi come mentalità da questi antichi dei, perché all'epoca in realtà erano i dei di una fazione. Lo troviamo molte volte anche nella storia greca, piuttosto che nella storia anche di Roma, quando andava a conquistare qualche altra città, veniva richiesto alla divinità locale di passare dall'altra parte. Se la divinità passava dalla parte, che ne so, di Sparta piuttosto che di Roma, eccetera, la guerra non avveniva e vi era un cambiamento di fazione di questa divinità. Mi viene in mente l'India con la figura degli Asura, quindi dal sanscrito i senza pace, che gli Asura vengono descritti un po' come demoni da una certa civiltà indiana, che però invece gli Asura sono visti come i buoni da un'altra. Sì, perché vengono chiamati come asi da un'altra parte, ma fa attenzione, quelli che in India sono i Deva, cioè i buoni, da noi è come origine del nome la stessa di demone, Deva con Daimon, Devon, eccetera, sono i demoni. Compare in molti cartoni animati per bambini la parola Daimon, Ecco. compare spesso. Purtroppo ai miei tempi c'era Bracobaldo. E fra l'altro ci suggeriscono quindi dalla regia, che ci ha proprio spiegato, quindi questa divinità o comandanti nel passare poi vengono, quindi Belfagor piuttosto che Belzebù anche, vengono semplicemente utilizzati come figure per tenere lontano. Per tenere lontano, ma adesso parliamo proprio soltanto una parola su Belzebù. Belzebù è la versione occidentale, diciamo europea, di Baal Zebub, che Baal Zebub era una delle versioni di Baal. Baal nelle lingue del Medio Oriente, diciamo dalla Fenicia, arrivare alla Siria, eccetera, Baal vuol dire Signore. E quindi Baal Zebub era semplicemente una delle divinità di queste terre. Quando il cristianesimo ha poi preso il sopravvento, Baal Zebub è diventato Belzebù ed è diventato brutto e cattivo e quindi un demone. Proseguiamo perché una cosa che mi ha colpito nella chiacchierata con te pre-diretta, pre-messa in onda, è riguardante la raffigurazione del teatro cinese, questa cosa dei colori, perché ogni cultura associa a sé e agli altri un colore che spesso viene enfatizzato. Esatto. Ne vogliamo parlare? Sì, dunque noi troviamo nel teatro cinese, ma anche quello giapponese, delle maschere che, come nell'antico teatro greco, danno una rappresentazione del personaggio in maniera fissa, in maniera quindi statica. Se noi veniamo in Occidente, eccolo qui, noi diciamo che noi europei siamo bianchi, mentre invece i cinesi sono gialli. Mentre invece i cinesi, e me l'ha confermato in più di un'occasione un cinese, loro dicono di se stessi che sono bianchi e noi invece siamo rossi. Questo è il motivo che vi sono delle rappresentazioni, quindi delle maschere
nel teatro tradizionale cinese, in cui sono rossi, e questi che hanno il colorito rosso, molto accentuato chiaramente, hanno sempre una barba molto fluente, perché sappiamo che i cinesi tendenzialmente sono glabri, cioè non hanno barba e baffi. Tendenzialmente. Rivediamo la foto, anche, poi anche le dimensioni del naso insieme anche alla barba sono proprio un elemento ma questo distintivo. guarda, esatto, il naso molto grande è tipico della persona europea, cioè in tutte le altre popolazioni del mondo la radice è più bassa, no? E quindi il naso è molto meno pronunciato, mentre invece in Europa la radice del naso è molto più alta e quindi il naso tendenzialmente diventa più lungo. È una caratteristica tipica della popolazione europea, e quindi per noi è normale. Quando, che ne so, 200 anni fa in Cina era raro vedere, che ne so, un Marco Polo che finiva da quelle parti, appena lo vedevano la prima cosa che risultava ai loro occhi è che sembrasse Pinocchio, perché aveva questo naso lunghissimo. E la barba che in realtà in alcuni popoli non compare per niente, pensiamo sia alla Cina ma anche in Centro America. Sì, allora, in tutti i popoli amerindi non vi era barba, poi è chiaro che con il tempo vi sono incroci, insomma c'è di tutto. I popoli africani sono anche loro glabri. Abbiamo, specialmente nelle coste, alcune popolazioni che ne hanno un po' di peluria, ma perché? Perché ci sono stati degli incroci, che ne so, con i mercanti arabi, eccetera, eccetera. I cinesi tendenzialmente, come i giapponesi, non hanno la barba. Facciamo attenzione a una cosa, è curiosissimo, ma poi te ne parlerà sicuramente molto bene Quercetti quando verrà gradito ospite, e vi seguirò con molta attenzione qui da te. In India invece, che vi è questa stratificazione a caste, la stratificazione a caste è molto interessante, molto curiosa, perché le caste più basse, se noi partiamo proprio dagli intoccabili, sono quelli che hanno il colorito più scuro, e più sali nelle caste fino ad arrivare alle 3 caste superiori, guerrieri, sacerdoti, no? Sono con la pelle chiarissima, e troviamo persone in India con gli occhi azzurri, troviamo persone bionde, troviamo persone non solamente di carnagione molto chiara. Addirittura leggevo tempo fa che gli attori nel famoso Bollywood, no? Che sarebbe l'Hollywood dell'India, che produce moltissimi film, gli attori sono divisi in caste, perché chi appartiene a una casta può rappresentare un personaggio solamente della sua casta, non di una casta superiore ma neanche di una casta inferiore, perché deve rappresentarlo in quella. Lui con il suo colorito, con le sue caratteristiche somatiche, può rappresentare solamente questo genere. Questo perché è avvenuto? Perché l'India era una zona di passaggio, era una zona dove vi sono state, a parte le primissime come dire, espansioni, no? Dalla popolazione che sappiamo che dall'Africa, no? È arrivata in India, eccetera, e quindi ha creato un substrato di una popolazione che era con un colorito molto scuro. Quando vi fu la discesa, la prima discesa degli Ari, che arrivando dall'Europa si divise, una parte andò in Iran, e quindi l'Iran vuol dire terra degli Ari, e l'altra parte Ariani, che magari sì, il termine è quello, però è molto brutto dirlo oggi perché ha preso delle altre connotazioni, ma se noi andiamo a leggere i libri fino ad inizio 1900, il termine ariano corrispondeva a caucasico e corrispondeva ad europeo. Poi la storia gli ha dato una connotazione particolare. Come il simbolo della svastica, in realtà esiste da millenni ed era in tutto tutt'altro. In tutto il mondo, dagli Etruschi arrivare in cose. Magari lo approfondiremo con te in una prossima volta. Quando vuoi. E ora cosa succede? Che questi, narra la leggenda, poi Quercetti ti saprà dare i particolari, quando arrivarono in India, ma poi ci sono 1000 leggende, ad esempio quando è stato costruito il ponte per andare sullo Sri Lanka, eccetera. Questi Ari che arrivavano, che quindi erano il popolo che accompagnava gli dei, trovarono ad abitare l'India un popolo di scimmie, no?
ma non è che fossero scimmie queste persone, loro le consideravano scimmie per il fatto che avevano questo colorito particolare che loro non conoscevano, cioè un colorito più scuro, ed erano meno progrediti tecnologicamente. Quindi in tutte le leggende che troviamo in India, quando vediamo, l'abbiamo visto anche prima nella famigliola, no? Troviamo Ganesh che viene rappresentato come un elefante perché? Perché ha le orecchie grosse e il naso lungo, Sì. che è una caratteristica tipica degli europei, mentre invece quando viene rappresentata la scimmietta è perché assomigliava di più agli abitanti locali, ma non che fossero scimmie chiaramente, ma perché li vedevano in questa Approfondiremo maniera. la figura di Hanuman, che è il fedele compagno del dio Rama e che compare anche in Dragon Ball, perché ricordiamo che la figura dei Saiyan, per chi non lo sapesse, alternano la figura più aulica, la figura leggendaria, che è il Super Saiyan è biondo con gli occhi azzurri, in una figura più primordiale di scimmioni, e quindi è un po'... Ma questo secondo me è perché vi era una conoscenza all'epoca che poi è andata smarrita, che soltanto negli ultimi 150 anni abbiamo recuperato, è quella dell'evoluzione. No? Cioè noi come esseri umani abbiamo percorso una certa quale evoluzione partendo da dei primati, venendo a bipedi più evoluti, eccetera, eccetera, fino ad arrivare agli esseri umani. A noi oggi sembra che con Darwin, insomma, con abbiamo scoperto chissà che cosa. Non mi stupirebbe assolutamente che 4.000 anni fa in India o 5.000 anni fa in Egitto conoscessero queste cose. Abbiamo citato gli ariani, abbiamo citato i biondi con gli occhi azzurri, il collegamento, fra l'altro poi voglio approfondire anche la figura di questo dio di Shiva di cui mi hanno raccontato la leggenda Skanda, che è partito dall'India, arrivò all'Europa del Nord, da cui la Scandinavia, quindi i biondi delle popolazioni del nord, lo approfondiremo. Ma i biondi con gli occhi azzurri, vogliamo parlare anche, ci ricolleghiamo al tema delle mummie, perché sia in Cina sia in Egitto, Sì. andando a studiare e a vedere un po' dei corpi mummificati, che cosa si scopre? Sì, allora noi ritroviamo in queste antiche popolazioni, quindi nelle loro mummie, ma attenzione, nelle caste superiori, che in tutto il mondo erano sempre divise in tre, no? Cioè i guerrieri, i sacerdoti e poi la nobiltà, no? che li governava. Questo valeva per la Cina, eccetera, eccetera. Che poi fra l'altro vi era ancora un altro particolare, che la butto lì e poi ne parliamo, però ci vuole una puntata intera. Sia in Cina che in Egitto la sopravvivenza dell'anima non era per tutti, era solamente per chi apparteneva a queste particolari caste. Loro avevano un'anima che poteva poi riproporsi in un altro corpo, perché ad esempio in Cina il mito, no, religioso dell'epoca era che, diciamo, fra le classi dirigenti, chi si era comportato bene si reincarnava e dava, fra virgolette, in paradiso prima di reincarnarsi. Chi si era comportato male, la sua anima sarebbe stata distrutta, mentre invece tutti gli altri, cioè diciamo il popolo, i cinesi, in buona sostanza, sarebbero finiti nel mondo delle ombre. E questo valeva esattamente uguale in Egitto, valeva anche per i greci e in parte, anche se un po' più evoluto, poi anche nell'antica Roma, ma è un discorso troppo grande, ne dobbiamo parlare un'altra volta. Lo specifico, ci chiamiamo e si chiama questo spazio Facciamo finta che, perché non vuole essere né una trasmissione storica né religiosa, noi facciamo finta, quindi siamo liberi per quest'ora di poter raccontare e farvi evadere dalla realtà, e ce n'è bisogno purtroppo, certo, direi in questo momento di questi evadere tempacci, almeno con la mente per questo spazio. Biondi con gli occhi azzurri, ritorniamo insieme perché queste mummie avevano probabilmente i biondi. Stavamo dicendo quello, bravo, mi sono perso con le parentesi che apro. Ora, non tutte erano bionde con gli occhi azzurri, certe erano rosse con gli occhi verdi, che è l'altra caratteristica. Ora, che cosa ci dicono le antiche leggende? Ci dicono che questi angeli caduti, questi figli degli dei, eccetera, eccetera, questi avevano queste caratteristiche, ossia erano biondi con gli occhi azzurri, che era una caratteristica che non esisteva sulla Terra prima che venissero visti e conosciuti questi esseri. Poi, naturalmente, in alcuni posti questi si sposarono con le donne terrestri, lasciando, quindi portando un'eredità
Sappiamo che ci sono, ad esempio, su alcuni atolli del Pacifico, delle persone che hanno queste caratteristiche e non sappiamo come le abbiano ereditate, forse figli di discendenti di marinai naufragati 200 anni fa, ma è possibile, però potrebbe anche essere con qualche altra... Chiedo alla regia di preparare anche la foto dei Super Saiyan, perché questi biondi con gli occhi azzurri che arrivano a distanza di tempo compaiono in più punti del mondo, dello spazio e del tempo, portatori di civiltà, di conoscenze. Allora, e colpisce, intanto li andiamo a vedere, quindi anche questo Super Saiyan che compare una volta ogni 1000 anni, in realtà diventa biondo con gli occhi azzurri, che è una rappresentazione che andiamo a vedere, e colpisce il fatto che anche in Africa, nell'Africa quella anche centrale, abbiano leggende legate ai biondi con gli occhi azzurri. Sì, perché questi osservanti, questi distributori, nel senso che distribuivano conoscenze e civiltà, li abbiamo trovati in tutto il mondo, cioè la leggenda è esattamente uguale dal Sud America a arrivare alla Mongolia. E quindi... Posso citare i Dogon, che meriterebbe una puntata a parte, i Dogon, però ne vogliamo, tu saprai sicuramente spiegarlo più brevemente di me, quindi geolocalizziamoli, siamo nel Mali, giusto? Mali, sì, dall'Algeria del Sud al Mali, sì, come zona, quindi verso l'Africa centrale, ecco. Dimostrano conoscenze astronomiche eccezionali. Assolutamente all'avanguardia. Allora, ma proprio detto in due parole, le conoscenze che loro hanno erano, oramai le abbiamo raggiunte noi con il tempo. Queste conoscenze astronomiche sono la parte più famosa in tutto il mondo, ma ve ne sono anche altre, è che loro sapevano che Sirio in realtà non era una stella unica, ma era una stella doppia. Ora, dovete sapere che in certe occasioni nello Questi spazio... sono i disegni che loro facevano e poi dopo spieghiamo. Per illustrare. Ora, dovete sapere che in certi casi non vi è solamente un Sole con alcuni pianeti, ma vi sono due stelle, quindi due soli, che girano su se stessi come se danzassero. E loro sapevano che Sirio esistevano due stelle che noi identificavamo come Sirio. Una Sirio A e l'altra Sirio B, cosa che è stata scoperta. Ma cosa dicono i Dogon? Che loro un tempo erano servi in Egitto e avevano acquisito queste informazioni, poi durante le carestie, durante le guerre, sono fuggiti, hanno attraversato il deserto e si sono fermati dove sono rimasti loro. Ma se poi parleremo dei Dogon una volta, andateli a vedere nel frattempo e andate a vedere i loro balli tradizionali con le maschere che usano. È una popolazione che conosce alcune sfaccettature dell'astronomia assolutamente impensabili 100 anni fa e hanno delle maschere che sono, diciamo, interessanti, poi ne parleremo. Ecco, quindi 100 anni fa colpì il vecchio stregone cieco che disegnando sul terreno disegnava orbite ellittiche, disegnava particolari, diceva noi veniamo di lì. Noi veniamo di lì perché gli dei abitano lì. Ora, la questione dell'orbita ellittica è dovuta al fatto che, essendoci due stelle, i pianeti che girano attorno non girano quasi rotondi come la Terra attorno al Sole, ma essendocene due che danzano al centro, per forza di cose il giro diventa ellittico. Per gli amanti della geometria, i due fuochi di una ellisse erano queste due stelle. Detto ciò, quindi abbiamo gli ultimi minuti e quindi intanto abbiamo aperto un sacco di parentesi. Posso gettarne lì un'altra? Anche due. Mi ha colpito la società dei Vril, di cui poi mi prometti che tornerai a parlarci, perché volentieri. Anche avvenimenti molto vicini a noi, sempre con rispetto parlando, come la seconda guerra mondiale, in realtà hanno un aspetto esoterico un po' nascosto, una chiave di lettura che potrebbe lasciare veramente a bocca aperta. Sì. Anche se la storia del Vril non parte dall'Europa, non parte con la seconda guerra mondiale, è una storia molto più antica che parte dal Tibet, parte da conoscenze antichissime e giunge qui da noi in un momento particolare con delle cose interessantissime e curiosissime.
Tutto questo lo trovate spiegato in maniera molto approfondita sui tuoi Nei canali video, YouTube. questo non l'ho mai messo nei miei libri, perché non ho mai voluto affrontare, perché è molto pesante, e poi sono conoscenze un po' in divenire, e quindi rischieresti di fare un libro e 3 mesi dopo è vecchio perché c'è stata la scoperta successiva. Noi buttiamo lì tante nozioni. Qualora fosse verosimile, non ci stupiremmo del fatto che venisse verificata, ma serve, lo diciamo e non lo dirò mai abbastanza, per seminare delle domande. Non vogliamo dare risposte a nessuno. No, anche perché non abitavamo a quei tempi qui sulla Terra, quindi possiamo solamente raccogliere quelli che sono i miti, le leggende, gli antichi scritti che sono pervenuti a noi, e cerchiamo di ricostruire quello che è il nostro passato. E laddove la vostra religione possa avere dei riferimenti, voi prendeteli per fantascienza, quindi non abbiamo Ma per il la momento presunzione sì, ecco, bravo, il termine fantascienza è abbastanza corretto, nel senso che vi è una base di scienza, nel senso che comunque è scritto, comunque qualche cosa è dimostrabile, per il resto fa parte della fantasia, perché questo è quello che ti raccontavano, però non possiamo sapere quanto sia vero. Ultimo riferimento, l'abbiamo annunciato all'inizio, che è il riferimento più veloce nella mente di ognuno, Avatar. Quando si parla di blu si parla di Avatar. Sì. James Cameron pare che abbia fatto Titanic solo per poter poi, ma questa è una leggenda probabilmente, finanziare Avatar. Ah beh, sarebbe stato interessante. E quindi era una storia che lui voleva a suo modo raccontare, giocando a affari fantascientifici, si prendono le parti e lo si inverte. Sì. Ciò che, Sì, ciò che arriva dall'alto non sono non probabilmente è più- terrestri. Sì. Io vi faccio notare, adesso che state vedendo l'immagine, che questi due personaggi, indipendentemente dalle orecchie così da coniglietto eccetera, che va bene, un po' una licenza poetica e cosa, ma hanno entrambe quello che veniva chiamato il profilo greco, ossia hanno l'attaccatura, la radice del naso altissima, cioè non hanno nemmeno questa fossetta. Il naso è dritto con la fronte, e quindi nell'antichità veniva sovente rappresentato nelle statue greche, nelle divinità, proprio perché era il massimo dell'identificazione della divinità, perché soltanto gli dei avevano il naso perfettamente diritto con la fronte. Come compare in Avatar, per chi l'ha visto, a un certo punto i nativi di questo pianeta dicono: non avevamo ancora conosciuto uno di voi che fa il guerriero, di solito abbiamo conosciuto gli scienziati. Insomma, ci sono delle assonanze mai invertite su alcuni popoli che raccontano di questi blu che sono scesi, e c'è chi Sì. ha portato la musica, chi ha portato l'arte, Ma non questo- solo la guerra. Non soltanto la guerra, ma questo lo troviamo anche nella Bibbia. Noi proprio in Genesi, lo dicevamo prima, quando Adamo, insomma, nel paradiso terrestre, succede quello che succede, Caino uccide Abele, Caino viene allontanato è curioso perché il padre verrà poi punito severamente per aver disobbedito per una questione di una mela. Il figlio che ha ucciso il fratello invece non viene come dire, severamente punito, ma viene semplicemente allontanato dal paradiso terrestre. Questi si allontana, dice la Bibbia, va verso est, e quindi se identifichiamo il paradiso terrestre, insomma gli scienziati dicono questo dovrebbe essere più o meno attorno al lago Van, e quindi nell'Urartu, Probabilmente poi Turchia. si scoprì, ce n'erano diversi. Ce n'erano di diversi in pianete. giro per il mondo, però la Bibbia fa riferimento a quello. Ecco che lui va verso oriente e poi scende, e ha una sua discendenza, perché lui esce dal paradiso terrestre, evidentemente il mondo era popolato, trova delle donne, si sposa, ha dei figli e dà origine ad una certa sequenza, no? di persone, fino a che arriva al suo, mi sembra, se ricordo bene, il settimo discendente, quindi da padre in figlio, il settimo, che si chiama Baal Cain, che insegna agli abitanti a lavorare il ferro. Evidentemente prima gli abitanti non lo sapevano, gli abitanti della terra non lo sapevano ancora fare, ed è quindi uno che arriva dal paradiso terrestre che insegna ai terrestri a lavorare il ferro, ma poi ci sarà chi insegnerà la musica. Se noi andiamo a vedere i libri di Enoch, che un tempo erano accomunati alla Bibbia, poi sono stati espulsi perché sono molto espliciti su certe cose, te ne butto lì soltanto uno, poi ne parliamo. Nel terzo libro di Enoch, che in italiano è uscito solamente l'anno scorso su mia introduzione e la traduzione di un mio amico,
vi è un capitolo in cui vengono illustrate i 22 carri volanti che ci sono nel cielo. Avremo modo di parlarne, vedo che siamo alla fine, quindi la butto lì, in un minuto, visto che siamo in Italia, sì. In Sardegna, dei blu, non abbiamo ancora citato una popolazione di guerrieri, probabilmente di guerrieri mercenari, gli Shardana, riusciamo in un minuto? Allora, i Shardana facevano parte della categoria identificata come i popoli del mare, quindi erano parenti dei Filistei, quindi erano quelli che fra le altre cose conquistarono anche il delta del Nilo, insomma furono nemici acerrimi degli ebrei perché con i palestinesi eccetera. Pare che anche questi in alcuni casi vengano rappresentati, cioè sono rappresentati con la pelle blu, ma qui non vorrei che si ritornasse al discorso di prima, cioè loro avevano la pelle magari molto chiara e quindi si vedessero bene le vene e le arterie. Guerrieri eccezionali compaiono anche in qualche guerra d'Egitto. Sì, sì, esatto, e sono riconoscibili da che cosa? Dall'elmo con le due corna che era tipico delle popolazioni scandinave, quindi i vichinghi. Abbiamo aperto anche la parentesi popolazioni scandinave, urge puntata anche su quello, ma siamo giunti al termine, quindi io vorrei far vedere ancora una volta i tuoi profili, la pagina YouTube, sì. Ricordando poi i 18 libri che hai scritto, Marco Enrico De Graia, Marcus Henry De Graia. No, ma quello è soltanto il canale YouTube perché era rimasto così. Marco Enrico De Graia li trovate su Amazon, ci sono tutti i 18, poi sto cominciando a lavorare per distribuirli anche diversamente. Me ne stanno traducendo 5-6, ne hanno finito uno adesso in spagnolo, gli altri stanno traducendo in inglese, in spagnolo, in tedesco e anche in portoghese. Io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi tutti e alla prossima. E alla prossima, è una promessa, ha detto tornerà a trovarci. Promessa. Voi diteci anche sui vari social, YouTube, Facebook, Spotify, quale argomento vorreste che noi approfondissimo per voi, e quindi io ringrazio anche il nostro regista Manuel Cerisoli e andiamo in sigla. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti.